Ciao a tutti, il mio nome è Angelo Ottaviani e sono un insegnante di chitarra, docente presso l'At Studio di Sulmona. Iniziamo oggi un ciclo di lezioni di chitarra che ci porteranno a suonare questo magnifico strumento con facilità. Vi darò poche nozioni ogni volta in modo che voi possiate bene assimilarle durante la settimana. In questa prima lezione sarò aiutato da uno studente giovanissimo, Daniele, di 4 anni. Saluta anche la telecamera, Daniele. Dove sta? Sta lì la telecamera. Quasi 5 anni, E useremo due chitarre di una marca che sponsorizziamo, la chitarra La Mancia. Io suono una Topazio CVE e Daniele suonerà una Ruby. Quando si inizia a studiare la chitarra si ha voglia di prendere subito lo strumento e suonare. Questo è quello che faremo oggi, ma prima è importante prendere la chitarra in maniera corretta e assumere una corretta posizione, e con Daniele cercheremo di capire come fare. La parte concava della chitarra poggia sulla gamba destra. Per lo studio della chitarra classica la posizione è diversa, ma questo lo vedremo poi nella lezione successiva. È meglio poggiare la gamba su uno sgabello. In mancanza di uno sgabellino si possono utilizzare dei libri o un mattone. E poi cominciamo anche con altri accessori. Ad esempio abbiamo un plettro. Prendiamo il plettro, Daniele. È in mano il plettro. Il plettro viene preso tra pollice ed indice con l'ultima falange piegata un po' ad uncino e viene poggiato il pollice sopra. Le dita della mano sinistra colpiscono dritte sulla corda a martello e la mano forma un gancio con il pollice invece che resta posizionato dietro. In questo modo, ad esempio, prendo una posizione qualsiasi, le dita cadono dritte perpendicolari sulla tastiera e il pollice resta dietro, in questo modo. Le corde sono 6. Qual è la prima corda, Daniele? Quindi questa è la prima corda, prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. Le dita della mano sinistra, cioè quelle che premono sulla tastiera, vengono numerate in questo modo: 1, 2, 3 e 4. Il pollice non viene conteggiato perché è posizionato dietro la tastiera. Suoniamo il primo accordo. Il primo accordo che suoniamo è il Mi minore. Vengono messe queste dita, il dito numero 2 sul secondo tasto della quinta corda, un po' più su, Daniele, e il dito numero 3 viene messo sempre sul secondo tasto ma alla quarta corda. Le dita devono cadere a martelletto, così come sta facendo Daniele. È importante non poggiare il pollice in questo modo, cioè io dico sempre ai bambini: non facciamolo addormentare, ma teniamolo sveglio. Come si tiene sveglio il pollice? Facciamo vedere. In questo modo, quindi senza farlo addormentare, e bisogna tenerlo anche piuttosto basso in modo da lasciare un po' di spazio sotto la mano per non assumere posizioni che poi possono compromettere a livello fisico la mano. Potrebbero venire delle tendiniti a causa di fare questo movimento sbagliato, che poi vedremo in una lezione successiva quando parleremo del barré. Quindi si formerà un gancio tra il pollice e le altre dita. Adesso suoneremo questo primo accordo e facciamo vedere da Daniele. Suoniamo un ritmo, fai un po' quello che vuoi tenendo il plettro in mano e prova a fare un ritmo con questo accordo. Vai, Daniele. Con questo vi lasciamo provare un po' da soli e ci vediamo alla seconda lezione, dove studieremo altri accordi e inizieremo a suonare con un vero ritmo e vedremo la posizione da assumere quando si suona la chitarra classica. Ciao e buon divertimento. Saluto alla telecamera. Ciao. Ciao.